Non ho ben capito perché in Italia si sta parlando veramente molto poco di questo mondiale per club che vedrà due sole squadre italiane partecipare, la nostra Inter in primis e anche la Juventus che si è qualificata in seguito. È un torneo importante di cui su Passione Inter vi teniamo aggiornati da sempre, vi parliamo da sempre, siamo stati i primi probabilmente in Italia a tenere aggiornati costantemente su quelli che erano i criteri per la qualificazione e quindi come l'Inter si stesse avvicinando fino a raggiungerla ufficialmente e aritmeticamente come prima squadra italiana in questo torneo. È abbastanza curioso perché in realtà all'estero di questo torneo si sta parlando tanto e con grande attenzione. C'è stata anche una grossa discussione politica attorno ad un torneo che però a mano che si avvicina ottiene sempre più consensi, soprattutto all'estero, quando invece in Italia, come detto, passa un po' inosservato. Allora qui su Passione Inter ci teniamo invece a tenervi sempre aggiornati su questo che sarà comunque un torneo storico, la prima volta di questo nuovo format. Per la prima volta parteciperà anche l'Inter, quindi in questa storica prima nuova edizione che partirà il 14 giugno, si chiuderà il 13 luglio negli Stati Uniti, dove l'Inter giocherà le prime partite tra Los Angeles e Seattle in un girone che, l'abbiamo commentato al tempo dei sorteggi, ci metterà di fronte Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, giocando il 18, 21 e 26 giugno. Queste sono le date del girone dell'Inter in questo torneo che parte con una fase a gironi da cui poi passano le prime due in classifica, approdano agli ottavi di finale da cui inizia la fase delle partite secche fino ad arrivare alla finalissima. Non ci sarà la finale per il terzo posto in questo mondiale per club. Per l'Inter è sulla carta un sorteggio buono, direi, come girone, anche se poi siamo capitati in un lato del tabellone in cui ai quarti si potrebbe beccare una sfida già tosta, una tra Real Madrid, Manchester City e Juventus, potrebbe essere la nostra avversaria ai quarti di finale in base a come va poi la competizione. Un Inter che affronta questa competizione come? Ci stiamo chiedendo in queste settimane che Inter sarà quella del mondiale per club e io immagino che sarà un Inter innanzitutto che vuole fare una bella figura perché c'è alla base una motivazione di prestigio sicuramente, è un Inter che ha anche grandi ambizioni con l'allenatore Simone Inzaghi in primis che non ha mai voluto sottovalutare nessuna competizione, figuriamoci una prima edizione storica di un mondiale per club in questo format, ma poi parliamoci chiaro c'è anche una motivazione economica molto forte secondo me che spinge. Sapete che vi ho raccontato col passare dei mesi tutte le difficoltà che c'erano nella creazione di questo torneo, difficoltà che però, è giusto dirlo, piano piano si stanno risolvendo, tant'è che in Spagna soprattutto è nata una grande polemica nei confronti del mondiale che è stata guidata soprattutto dal Real Madrid. Questa polemica, se ci avete fatto caso, o altrimenti ve lo dico io, si è placata nelle ultime settimane e diciamo che è abbastanza sospetto che tutto si sia placato proprio quando poi il quotidiano AS, molto vicino alle vicende del Real Madrid, ha pubblicato una notizia facendo sapere che il Real Madrid ha un po' ottenuto quello che cercava, ovvero grazie anche al ranking storico e a motivi di marketing è riuscito a garantirsi una fetta piuttosto importante a livello economico. In pratica si è stimato che in caso di vittoria del Mondiale per club il Real Madrid andrebbe a guadagnare in un solo mese, in una competizione che dura un solo mese, circa 100 milioni di euro e forse anche di più di 100 milioni. Quindi praticamente in un mese incassa quanto si incassa con la vecchia Champions o con una Champions League sostanzialmente. Per questo vuol dire che anche l'Inter chiaramente con delle proporzioni differenti può portare a casa delle cifre pesanti da questo torneo. Per questo penso che l'Inter vorrà fare una buona campagna che sarà anche l'occasione per portare avanti i lavori in vista della nuova stagione, la 25-26 che di fatto l'Inter preparerà senza preparazione, nel senso che se andrà avanti in questo torneo si giocherà fino al metà luglio sostanzialmente, la Serie A non ha concesso delle deroghe per chi parteciperà al Mondiale per club, quindi si ripartirà a metà agosto e sostanzialmente quindi bisognerà fare dei lavori già nel Mondiale per club in una sorta di stagione tutta unica che proseguirà per l'Inter, che vorrà capire anche quali sono i giocatori che possono essere magari integrati nella rosa anche tra quei giovani talenti più o meno giovani che l'Inter ha in giro in questo momento con le varie formule e che verranno molto probabilmente aggregati alla squadra per andare ad allungare la lista di giocatori a disposizione in questa tournée, anche perché lo vediamo adesso c'è un regolamento piuttosto particolare. Allora
ho provato a fare un po' di previsioni su quella che può essere l'Inter per il mondiale per club, previsioni che poi aggiorneremo con il passare delle settimane qua sul nostro canale. Allora partiamo intanto da questa prima proiezione in questo nuovo contenuto di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, stiamo volando verso gli 80.000 iscritti grazie al vostro supporto e vi ricordo la grande novità del club di Passione Inter dove questi temi li trattiamo ogni giorno, approfondiamo anche tanti argomenti legati al mondo Inter con la nostra community di interisti che ci segue da tutto il mondo e ci supporta. In descrizione trovate il link per entrare a far parte del club di Passione Inter con la nuova formula flessibile dell'abbonamento mensile che vi permette di accedere a tutti i vantaggi del club con questa formula appunto più semplice da gestire in cui poi decidete se rimanere o meno, ma sono sicuro che rimarrete con noi nel club. Ora, partiamo dal regolamento. Vi ho già dato delle informazioni perché non tutti sono aggiornati sul mondiale per club, quindi era doveroso secondo me darvi le coordinate di questo torneo su cui poi torneremo nelle prossime settimane. Dal punto di vista della squadra, della rosa, che Inter sarà? Ricordiamoci innanzitutto di questa novità del regolamento di giugno, ovvero ci sarà una finestra di mercato straordinaria aperta dal 1° al 10 giugno che riguarderà tutte le squadre del mondo sostanzialmente, quindi riguarderà anche tutte le squadre di Serie A e in quei 10 giorni sarà possibile fare delle operazioni in entrata e in uscita, si potranno comprare e vendere giocatori e si potranno anche depositare nuovi contratti chiaramente rinnovati proprio in vista di questo mondiale per club. Quindi immaginiamo che questa sarà una pre-finestra di mercato in cui delle cose possiamo aspettarcele, soprattutto da un Inter che sta già ragionando in quell'ottica lì e tra poco ci arriviamo. È rimasta invariata invece la questione dei contratti in scadenza, su cui tra poco arriviamo. Tanti mi hanno chiesto e mi dicevano: "Ma no, sicuramente faranno una deroga come era stato ai tempi della pandemia." Sostanzialmente, e invece no. Quindi ci sono diversi giocatori che hanno i contratti in scadenza al 30 giugno che dovranno trovare degli accordi con le società. Saranno le parti a doversi mettere d'accordo su come gestire questa situazione. Ad oggi diversi giocatori vanno al mondiale per club e poi dalla metà del torneo in poi non potranno più giocarlo perché sono senza contratto sostanzialmente. Sulle convocazioni poi i club, ci dice la FIFA, dovranno fornire una lista di massimo 50 giocatori preconvocati, di cui almeno 4 sono portieri. Da questo gruppo potrà poi essere formata la lista definitiva dei convocati per il mondiale per club, una lista che andrà da un minimo di 26 a un massimo di 35 giocatori, di cui almeno 3 portieri, e per le singole gare invece si potranno convocare al massimo 26 giocatori dalla lista definitiva. Per cui immaginiamo una lista di preconvocati di 50 giocatori che verrà ridotta a 35 e poi di volta in volta ci saranno 11 giocatori in campo, 15 in panchina e 9 che sostanzialmente non saranno convocati per quella partita. Dal 27 giugno al 3 luglio poi la FIFA darà la possibilità di apportare delle modifiche alla lista dei convocati in questi 3 casi. Si potranno sostituire calciatori il cui contratto è scaduto durante la competizione, quindi come detto quella situazione che vi dicevo prima, si potranno aggiungere un massimo di 2 nuovi giocatori che non saranno conteggiati nel totale massimo di 35 convocati, quindi rimane sempre il 35 convocati, ma ne puoi aggiungere massimo 2 nuovi da non conteggiare e non si potranno aggiungere o sostituire più di 6 giocatori in totale. Questo è il numero massimo di calciatori sostituibili quindi a metà torneo, dopo la fase a gironi sostanzialmente. Ogni sostituzione o aggiunta infine dovrà essere fatta entro 48 ore prima del fischio d'inizio della gara, pena la non eleggibilità dei giocatori coinvolti per quell'incontro in questione. Questo quindi per quanto riguarda il regolamento. Ora, venendo alla squadra, io ho provato a fare una simulazione sul campo di quella che potrebbe essere una rosa dell'Inter per questo mondiale e andiamo a analizzare e commentare le singole situazioni. Partendo da questo schema che vediamo con lo schermo sul campetto che abbiamo creato, dove abbiamo in bianco i giocatori che sono già oggi in rosa e dovrebbero essere confermati, in arancione quelli che sono un po' in bilico per varie questioni e in azzurro, diciamo così, giocatori nuovi potenzialmente che possono essere integrati o acquistati in vista di questo mondiale per club. Le prime situazioni da tener d'occhio sono quelle delle possibili uscite, secondo me, quindi dei contratti in scadenza. L'Inter oggi ha Arnautovic e Correa in scadenza di contratto. Arnautovic però ha una clausola che permette all'Inter di rinnovarlo e quindi qua, come è successo per Acerbi, che anche lui ha avuto il rinnovo di contratto, ma ha dentro una clausola che permette all'Inter di rescinderlo,
secondo me non è da escludere, vediamo poi come vanno i vari scenari, un possibile rinnovo, un'ipotesi di cui stavamo parlando con dei colleghi giornalisti, un possibile rinnovo con una via d'uscita che permette all'Inter di svincolarlo subito dopo il mondiale per club, probabilmente. Potrebbe essere una soluzione, anche se ad oggi, ripeto, sia Correa che Arnautovic il 30 giugno lasciano l'Inter, per cui bisognerà anche capire se sarà utile convocarli per la prima fase del mondiale e poi mandarli via, oppure a quel punto puoi tranquillamente farne a meno già dall'inizio. La situazione di Acerbi, come ha detto lui, un contratto fino al 2026 ce l'ha e c'è questa clausola, vedremo se eventualmente l'Inter la farà valere prima o dopo il mondiale e se la farà valere, mentre su De Vrij lì il rinnovo andrà trattato e diciamo che sta prendendo sempre più quota l'ipotesi di un rinnovo di Stefan De Vrij, probabilmente delle cifre leggermente inferiori vista anche l'età che avanza dell'olandese, che immaginiamo comunque possa essere confermato per questo mondiale per club. In bilico poi c'è la questione di Gennaro, il nostro portiere, anche lui è in scadenza di contratto e vedremo come andrà. Zalewski, che va riscattato dalla Roma eventualmente e diciamo che però la cifra non è così elevata, con la Roma si possono aprire altri discorsi per cui Zalewski potrebbe essere confermato dopo questo prestito. Roma che tra l'altro si rifarà sotto con ogni probabilità per Frattesi, che inevitabilmente mettiamo in arancio, in bilico, e immaginiamo, visto anche il livello dell'investimento che serve per acquistare un giocatore come Frattesi, ecco, penso che l'Inter cercherà e vorrebbe tenerlo anche per il mondiale per club, però un eventuale club acquirente magari vorrebbe fargli fare anche la preparazione con la società e potrebbe arrivare un assalto anche prima magari di questo mondiale. Come Buchanan, che è un profilo tutto da valutare ancora, visto che poi il Villarreal ha un diritto di riscatto, anche se piuttosto alto, potrebbe potenzialmente esercitarlo. Quindi Buchanan è un altro giocatore che mettiamo in bilico in questo momento. Um, Nelle situazioni poi di rientro dai prestiti e di potenziali nuovi acquisti, attenzione quindi ai giocatori in azzurro. Rientri, intanto ci sarà Palacios. Palacios, vediamo come andrà a Monza, ma è andato in prestito secco, quindi rientrerà all'Inter e l'Inter ha bisogno di allungare questa difesa, quindi immaginiamo che Palacios possa rimanere per questo mondiale per club. Così come si sta parlando tanto di altri due giocatori che potrebbero rimanere per questo mondiale per club. Uno è Pio Esposito, anche se c'è da capire con la nazionale Under 21 come verrà gestito Pio Esposito, però in questo momento l'Inter sta seriamente valutando di portarselo al mondiale per club per valutarlo da vicino, e poi l'idea, da quello che ho capito, che prende sempre più quota è quello di mandarlo comunque a giocare in Serie A l'anno prossimo, per cui potrebbe fare magari il mondiale e poi andare in un'altra squadra, chissà, magari lo stesso Spezia in caso di promozione potrebbe essere anche una soluzione molto interessante, anche se ci sono varie squadre che si sono informate su Pio Esposito, tra cui anche il Bologna, con cui l'Inter ha altri discorsi aperti su cui tra poco arriviamo e lo teniamo d'occhio. C'è poi la situazione di Valentin Carboni. L'Inter ha ripreso Valentin Carboni dal prestito al Marsiglia dopo questo grave infortunio. Ho avuto le notizie nelle scorse ore in cui mi hanno detto che bisogna andare cauti con il recupero di Valentin Carboni perché l'infortunio è stato grave, per cui il sogno è quello di recuperarlo per il mondiale per club e magari quindi di averlo come alternativa in avanti. Mi hanno detto di andarci cauto anche sul mondiale per club per Valentin Carboni, quindi vediamo anche qua come si incastra la situazione. E ci sono poi due giocatori che potrebbero rientrare all'Inter, ma ad oggi non sono più di proprietà dell'Inter. Uno è Fabian del Bologna, che l'Inter può riacquistare per 12 milioni di euro, questa è la cifra pattuita con il Bologna, che quest'anno non sta giocando tantissimo con Vincenzo Italiano, anche se l'ultimo infortunio di Odgaard, i vari problemi che hanno avuto il Bologna a livello di infortuni, potrebbe da qui in avanti ridare spazio a Fabian, che come caratteristiche, l'abbiamo detto spesso, se parte Frattesi, Fabian è un giocatore che gli somiglia come caratteristiche, anche se chiaramente a livello di status è un gradino sotto, ecco, il nostro rispetto a Frattesi in questo momento. Se ne discuterà, anche se anche qua, come detto, l'Inter ha vari discorsi aperti, per cui Fabiano potrebbe essere anche un discorso che rientra nelle altre operazioni su cui tra poco arriviamo. L'altro nome è Gaetano Ristagno. Nelle scorse ore su passioneinter.com vi abbiamo raccontato con una fonte interna la situazione tra Inter e Venezia per Ristagno e Filip Stankovic. Su Filip Stankovic ci hanno detto che il Venezia riscatterà il suo cartellino con ogni probabilità nonostante l'infortunio, e poi l'Inter
ha una percentuale sulla rivendita futura, quindi una sorta di sconto sull'eventuale riacquisto, che però bisogna capire se l'Inter vorrà esercitarlo. Oristano lo stesso è stato venduto a titolo definitivo, l'Inter può ottenere uno sconto, si è parlato di circa un 30-40% sulla futura rivendita, che sarebbe un po' uno sconto sul riacquisto. Un Oristano che è un giocatore che come caratteristiche ha un po' quello che manca all'Inter in termini di dribbling. Noi l'abbiamo messo tra le possibili mezze ali in questa rosa, perché è vero che nella Venezia gioca molto più avanzato, però secondo me in un Inter potrebbe essere anche abbassato di qualche metro. Chiaramente bisognerebbe lavorarci molto dal punto di vista difensivo, ma è un qualcosa che potenzialmente potrebbe anche fare, secondo me. Arrivando invece ai nuovi acquisti, ai potenziali nuovi acquisti, c'è Sucic innanzitutto come primo profilo che l'Inter ha già chiuso in arrivo dalla Dinamo Zagabria, con una formula da 14 milioni e mezzo di euro più 2 di bonus circa e il 10% di un'eventuale plusvalenza che l'Inter dovesse fare nel prossimo futuro, quindi non della tutta rivendita il 10%, ma di circa di quella che sarà l'eventuale plusvalenza, appunto si prenderà il 10% la Dinamo Zagabria, ha già fatto le visite e arriverà l'Inter a giugno proprio in vista del mondiale per club, e questo è il primo colpo, ecco, che l'Inter ha fatto per il mondiale per club. Due nomi che poi l'Inter sta invece monitorando molto attentamente sono quelli di Beukema e Castro. Per questo vi dicevo di un asse caldo con il Bologna. Beukema in questo momento, ripetiamo, in questo momento in cui mandiamo online questo video, sembra essere il profilo che riscuote maggiori preferenze all'interno dell'Inter per caratteristiche e per possibilità appunto di trattare proprio con il Bologna. Sta scalando delle gerarchie, delle posizioni e l'Inter ha bisogno di un nuovo difensore su cui puntare per il prossimo futuro, quindi attenzione a questo nome, mentre Castro davanti è un nome veramente molto caldo già da tanto tempo. Vi raccontavo che dall'Inter ci avevano detto che lo avevano seguito già quando era al Vélez in Argentina. Chiaramente questa esplosione che sta avendo al Bologna piace ancora di più. L'Inter, comunque Arnautovic e Correa, anche dovessero fare il mondiale, poi probabilmente andrebbero sostituiti dopo e un attaccante in più servirebbe. E Castro quindi lo stanno monitorando a prescindere. Però c'è questa idea di voler provare, ecco, magari questo doppio colpo già nella finestra di giugno per avere questi due rinforzi già al mondiale per club e testarli poi in vista della stagione prossima sostanzialmente, così possono fare la preparazione di fatto con i nuovi compagni sostanzialmente. Non sono gli unici due nomi, ci sono delle alternative, c'è Krstovic che vi raccontavo del Lecce che comunque l'Inter sta monitorando, un Inter che sta tenendo d'occhio anche dei giocatori che potrebbero svincolarsi, quindi l'idea dei parametri zero non è stata totalmente accantonata, ne sapremo di più. C'è il nome di Nico Pass che piace tantissimo per il centrocampo, immaginiamo che quello possa essere un colpo però su cui bisogna investire una cifra importante. Non è semplice anche in questo caso, anche se l'Inter ci sta provando concretamente decifrare la situazione tra Como e Real Madrid, con Real Madrid che non vuole perderlo, lui che ha detto che vorrebbe giocare nel Real. È una situazione un pochino delicata, una trattativa intricata. Mi sembra difficile, ecco, risolverla già nei primi giorni di giugno in vista di questo mondiale, quindi quella la teniamo magari un po' più avanti. Per il resto le conferme di Marco Carlos Augusto, Darmian e Dumfries, Barella, Mkhitaryan, Zelinski, Çalhanoğlu, Asllani, diciamo ci sono delle considerazioni importanti su entrambi, ma anche qua privarsi di questi due giocatori in vista del mondiale lo vedo difficile. Se l'Inter vuole fare una buona campagna si cercherà di mantenere il gruppo come Pavard, Bisek, Sommer, Martinez e Bastoni, appunto si riparte da loro. Lautaro, Taremi e Thuram, ovviamente con Thuram che, come vi ho raccontato già nei giorni scorsi, addirittura già a dicembre vi dicevo, da quello che sappiamo l'Inter sta cercando di intavolare una trattativa per rinnovargli il contratto ed estenderlo al 2029, con anche la possibilità di togliere la clausola rescissoria. Si entrerà nelle prossime settimane nel vivo di questa trattativa. Ad oggi quindi una previsione su un Inter per il mondiale per club potrebbe essere questa, come detto una rosa molto allungata perché potrei avere fino a 35 giocatori da portare al mondiale, con delle possibili sorprese su cui vi aggiorneremo chiaramente nelle prossime settimane. Sono curioso di sapere la vostra opinione su questa Inter, dove può arrivare in questo mondiale, quanto ci tenete voi a questo mondiale, se lo sentite oppure no. Io sono molto curioso e intrigato da questa competizione, quindi vi aspetto nei commenti. Vi lascio in descrizione il link per entrare nel club, ovviamente. Un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.